Allora, grazie intanto a Massimo Mazzucco per questa bella intervista che ti pongo appunto sul coronavirus, visto che riguarda un po' tutto il mondo e quindi ti faccio un bel po' di domande succulenti che il pubblico sicuramente accetterà e poi dopo vedrà la bella intervista. Grazie Vai Massimo. pure, vai pure. Ah, chi è Massimo Mazzucco e di cosa ti occupi? Oh, questa proprio è l'unica domanda a cui non so rispondere. Chi è Massimo Mazzucco non lo so, ma lo facciamolo dire agli altri. Mi occupo c'è un termine giornalista investigativo, giornalista d'indagine, che in teoria dovrebbe essere quello che fanno i normali giornalisti, cioè indagare sui fatti. Siccome nessuno ormai lo fa più, allora abbiamo dovuto inventarci noi questa categoria, e pur non essendo giornalista professionista, mi dedico ad analizzare i fatti che succedono, cercando di trovare magari anche quelle informazioni che di solito non vengono date dal mainstream, dalla televisione mainstream. Infatti. Perché hai voluto fare un canale contro TV e cosa spieghi all'interno? Ho voluto fare un canale nostro perché ormai siamo nelle mani della censura. YouTube e Facebook censurano qualunque video che sia contrario in qualche modo al discorso narrativo generale del mainstream. Appunto, se tu vai contro, dici qualche cosa contro l'OMS, qualche cosa contro i vaccini o qualunque cosa contro, diciamo, quella che è la narrativa ufficiale, automaticamente ti censurano i video. Quindi noi abbiamo creato un canale nostro con una nostra piattaforma dalla quale possiamo trasmettere in diretta quando vogliamo e senza la paura della mannaia della censura che ci caschi addosso. Che come giusto che sia, ognuno ha la libertà di parola, quindi va, Dovrebbe, sì, dovrebbe essere dovrebbe. così. In questi anni si parla molto del coronavirus. Tu cosa ne pensi a riguardo? Cosa penso del coronavirus? Eh, Che se non fosse arrivato sarebbe stato molto meglio, ovviamente. Tu mi immagino che tu mi domandi cosa ne penso delle sue origini. sì, le origini, Io certo. fin da sempre non ho mai creduto alla barzelletta del pipistrello che si accoppia col pangolino, che va a fare il weekend con la capra, che torna, cioè tutte queste robe qui sono veramente ridicole. Sono convinto che sia da sempre che sia un prodotto di laboratorio, anche perché già molti scienziati ce l'hanno detto fin dall'inizio, compreso Luc Montagnier. Quindi il vero dubbio che rimane da risolvere non è appunto quale pipistrello ce l'abbia mandato, ma da quale laboratorio sia uscito veramente e se sia uscito per un errore o se sia stato rilasciato intenzionalmente, perché tutte e due le ipotesi sono possibili. Ovviamente la seconda è più spaventosa della prima, ma non è che la prima faccia star bene comunque, perché anche l'idea che questa gente lì che pasticcia con questi esperimenti che si chiamano gain of function, cioè di guadagno di funzione, prendono Mhm. un virus relativamente poco letale e poco aggressivo, lo rendono più aggressivo, è una cosa che non fa piacere a nessuno sapere. Poi, se è stata messa in giro intenzionalmente o no, guarda, se riusciremo a capirlo nei prossimi 10 anni sarà un miracolo, perché ovviamente sarà difficilissimo trovare le prove sia in un senso come nell'altro. Escludo però, come ho escluso fin dall'inizio, l'origine naturale, quindi casuale di questa pandemia. Cavolo. Secondo te si scoprirà prima o poi cosa è veramente successo nel laboratorio cinese di Wuhan? In che modo è Ma fatto non è uscire il detto, virus? non è detto che sia uscito da lì, non è detto Mm. che sia uscito da lì. Questa è un'idea che hanno tutti e che è, diciamo, è intuitivo. Dire, vabbè, allora il laboratorio di Wuhan sta a Wuhan, ci dicono che il virus è partito da lì, quindi è partito da quel laboratorio. Non è assolutamente detto. Il laboratorio di Wuhan, intanto per cominciare, non è un laboratorio cinese, è un laboratorio internazionale, messo Mhm. su con i soldi dei francesi e degli americani, nei quali collaboravano continuamente scienziati americani, soprattutto e cinesi. Perché? Perché questo tipo di esperimenti che veniva fatto a Wuhan era stato proibito negli Stati Uniti fin dal tempo di Obama. Quindi Anthony Fauci ha dovuto trovare un modo per mandare avanti questi esperimenti appoggiandosi al laboratorio straniero, ma non necessariamente cinese, fra virgolette, un Mhm. laboratorio, ripeto, al quale loro stessi, questo è ufficiale, ormai hanno dato dei finanziamenti per fare certi esperimenti. Quindi, siccome però lo stesso tipo di esperimento veniva anche fatto negli stessi mesi nel laboratorio, ad esempio, americano di Fort Detrick, nel Maryland, un altro laboratorio di quarto livello di biosicurezza come questo di Wuhan, Mhm. e siccome gli esperimenti erano molto simili, ci sono praticamente le stesse probabilità che sia uscito da un laboratorio come dall'altro.
Nell'ipotesi più comune, appunto, si dice che è scappato dal laboratorio di Wuhan, ma c'è anche l'ipotesi che sia uscito da quello di Fort Detrick, anche perché Fort Detrick venne chiuso stranamente proprio nel luglio del 2019, quando ci fu una specie di fuga di materiali biologici non controllati, non meglio identificata, venne chiuso per un certo periodo dal governo americano, quindi ci fu comunque un incidente a Fort Detrick nel luglio del 2019 e siccome anche in quella zona si registrarono in quel periodo dei casi di una specie di infezione virale anomala, cioè non una classica influenza ma qualcosa di un po' diverso, io vorrei dire che ci sono almeno altrettante probabilità che sia uscito da quello americano. E secondo te è stato tutto appunto architettato per poi arrivare a colpire l'economia europea? Purtroppo, ovviamente. Non si potrà mai affermare con certezza che sia stato architettato. Diciamo una cosa, se non lo è stato, c'è gente che ha avuto veramente una gran bella fortuna, perché gli sono cadute in mano un sacco di frutta matura che era solo lì da raccogliere, cioè è bastato toccare l'albero, come dire, è venuto giù di tutto e di più. I vantaggi che certe elite, certe corporation hanno tratto da questo virus sono meravigliosi, quindi diciamo che se è uscito per caso hanno avuto veramente una grande fortuna. Riguardo all'utilizzo delle mascherine, cosa ne pensi? Che non servono assolutamente a niente da un punto, diciamo assolutamente no, che servono relativamente a poco dal punto di vista della protezione, perché il virus può passare, quindi proteggono solamente dalle diciamo, le particelle acquose più grossolane. Hanno soprattutto un valore simbolico e gli stessi politici l'hanno ammesso più volte, hanno detto no, le mascherine vanno portate perché sono un simbolo, perché devono ricordare a tutti sempre e comunque che siamo in crisi. Quindi la volontà di imporle anche all'aperto, dove ormai sappiamo tutti che non c'è più nessun motivo per averle, vuol dire che il motivo non è quello sanitario, ma è un motivo di tipo psicologico. Sottomissione. Cioè, come? Di sottomissione. Sottomissione o anche solamente un reminder, cioè un ricordatevi che non è affatto finita, che siamo in pandemia, quindi sia ben chiaro che non dobbiamo rilasciare le nostre difese, non dobbiamo abbandonarci a cose sforsennate, eccetera, eccetera. Un ricordo, proprio un reminder in inglese, in italiano non c'è il reminder, un qualche cosa che ti ricorda sempre costantemente che siamo in un momento di difficoltà e di pericolo. Tu avevi capito sin dall'inizio che c'era qualcosa che non quadrava in tutto questo? Ovviamente, sì, te l'ho detto prima, nel momento in cui ci hanno raccontato che era un salto di specie dal pipistrello al pangolino, dal pangolino all'uomo, io ho pensato, a meno che tutti questi vivessero in un circo dove gli uomini si accoppiano con i pangolini dal mattino alla sera, mi è sembrato molto improbabile. Però ripeto, la vera cosa difficile da capire è se si tratti di una fuga accidentale, se sia uscita da Wuhan oppure invece dagli Stati Uniti stessi, o da un terzo laboratorio nel mondo. Gli americani nel frattempo ne hanno costruiti una quindicina in questi anni di laboratori del genere in varie parti del mondo. Quindi non sappiamo da dove e non sappiamo soprattutto se è stato intenzionale o meno. Si parla tanto che hanno fatto tantissimi tamponi, che poi dicono gli esperti che Trameltarno, Montanari, eccetera, che ovviamente non l'hanno inventato e quindi questo tampone qua non serve a nulla, fin fine non è efficace il 90% e dà quindi dei risultati non efficaci. Tu cosa ne pensi? Cosa ne penso del tampone o cosa ne penso di cosa dicono Tarro e Montanari? Cosa ne pensi dei tamponi, che ovviamente non sono efficaci e tutto quanto? I Cosa ne tamponi pensi? sono usati come strumento? No, certo che sono efficaci, ma sono usati intenzionalmente male. Cioè, il tampone ti dice effettivamente se c'è la presenza, se fai il tampone quello con l'antigene, ti dice se c'è o no la presenza del virus. Il problema è che soprattutto i tamponi, quelli molecolari, quelli diciamo si chiamano PRC, non mi ricordo più come si chiamano, quelli fatti in laboratorio, diciamo, non quelli fatti al parcheggio mentre ti filano le cose nel naso, quelli fatti bene. Devono subire dei cicli di amplificazione per trovare la presenza del virus e ovviamente più cicli di amplificazione fai e più trovi tutto quello che vuoi. Se ne fai 20 magari il virus non lo trovi, se ne fai 40 trovi anche una traccia lontanissima che ti permette di dire questo è un contagiato, anche se magari quello lì non vedrà mai neanche da vicino cosa possono essere le conseguenze di quel virus. Per cui è uno strumento a disposizione di quelli che manipolano l'informazione, che manipolano i media,
e che a secondo di come gli faccia comodo dire che la curva sta salendo o la curva sta scendendo, decidono di usare i tamponi come arma. Non è, quindi la loro inefficacia non è assoluta, sono efficaci, ma se venissero usati correttamente, Come vengono si usati deve. scorrettamente perché vuoi ottenere dei risultati migliori o peggiori a secondo del momento storico. Infatti, cosa ne pensi di quello che dicono da quando le persone stanno male, che vengono ricoverate in ospedale, poi finiscono in terapie intensive, tubati, eccetera, eccetera, che poi purtroppo muoiono? Cioè, cosa c'è dietro realmente? Nel senso, cosa nascondono queste persone? Sai che non ho capito la domanda. Cosa c'è dietro a chi va e finisce intubato? Sì, nel senso, cosa ci nascondono quando le persone finiscono intubate e i medici, cioè comunque quello che dicevano in televisione che magari finiscono in terapie intensive non per colpa del virus, non per colpa del coso, ma perché per altre patologie, cose che magari poi non è vero, quindi Ah, cose ok, ok. nascoste. Ok, diciamo che c'è una tendenza in tutti gli ospedali del mondo, italiani ma non solo, dappertutto, di Mhm. trattare come malato Covid chiunque, avendo una qualunque altra malattia, sia anche positivo al Covid. Cioè, se io domani mattina avessi un infarto, mi portano in ospedale, mi trovano, mi fanno il tampone, mi trovano che sono anche positivo, divento un malato Covid, anche se io sono lì perché ho avuto l'infarto. Non avessi Infatti, avuto l'infarto, magari restavo sintomatico tutta la vita e non avrei mai neanche saputo. Quindi c'è questa tendenza a trasformare tutti in malati Covid e in morti Covid soprattutto, infatti, quando fanno delle volte fanno anche degli esami sulle persone trovate morte. Ci sono stati dei casi addirittura comici, non so, mi ricordo qualche mese fa un pescatore era affogato, è caduto dalla sua barca, era affogato dalle parti della Toscana e lo hanno mhm. tirato su, gli hanno fatto comunque per sicurezza il tampone e venne risultato positivo al Covid, lo hanno catalogato Come come morto di Covid, Covid. cosa che Chiaro che ovviamente anche lì era. fanno comodo i morti, fanno comodo il numero alto dei contagiati, ci si dimentica regolarmente di dire che il 95% dei contagiati non si ammalerà mai, però la parola fa molto paura perché per la gente che ha, diciamo, che ha poca cultura, che è poco preparata, sentire ogni giorno 50.000 nuovi contagi, 80.000 nuovi contagi, tu dici, oh mamma mia, adesso arriverà sta roba. Pensi diciamo, a una città del Medioevo con la peste, Sì, quando infatti. senti 80.000 nuovi contagi. In realtà di quegli 80.000, 76.000 non svilupperanno mai la malattia. Questa è purtroppo la verità che ci viene taciuta. Perché infatti fa più effetto un numero alto, tipo 50.000 morti come hai detto te, rispetto a 10 morti al giorno, cioè più è. Anche quello, c'è anche Eh, quello, sì, sì. Ma vedi, si manipola l'informazione a seconda del momento. Adesso, per esempio, hanno deciso che è il momento di rilasciare le restrizioni perché si vuole che l'Italia viva un'estate decente. Quindi in questo momento non utilizzano quelle tecniche. Infatti, se fai caso, nei telegiornali di oggi, anzi, ti danno una buona notizia, sono calati moltissimo i positivi, sono calati moltissimo le sì. vittime, soltanto 30 l'altro giorno, sottolineano quel soltanto perché il momento è positivo. Tu vedrai in autunno se sentiranno per caso il bisogno di rialzare un pochino la tensione, magari per portare a vaccinare tutti quelli che ancora non si sono vaccinati, ricominceranno a salire i contagi, cominceranno a salire i numeri di terapia intensiva, cioè li manipolano come vogliono questi numeri, nessuno ha la possibilità di controllarli. È come avere una manopola a caldo-freddo, no? Ecco, tu la giri, Infatti. man mano che vuoi alzare la temperatura la alzi, man mano che vuoi abbassare la abbassi. Anche perché in estate, cioè, non c'è un'influenza, quindi d'inverno quando inizierà poi a esserci, diciamo, le influenze, per loro saranno influenze, quindi Covid, non c'è più la influenza che tutti bene o male conosciamo. Quello è un problema supplementare perché stranamente l'anno scorso di colpo ci hanno detto che è scomparsa l'influenza, cioè Eh, nessuno più aveva l'influenza. Quindi è chiaro che o tutti i casi di Covid, molti erano casi normali di influenza e venivano trattati come Covid, oppure magari come dicono loro invece no, l'effetto delle mascherine ci ha protetto molto e quindi guardate un po' che meraviglia, non c'è più l'influenza. Non si capisce perché non ci abbia protetto dal Covid l'effetto delle mascherine, perché eh, se sparisce un tipo di influenza dovrebbe sparire anche l'altro. e Quindi questa infatti. spiegazione non è mai stata chiara, però ce la teniamo così com'è. Sì, sì, col dubbio. Poi mi chiedevo del perché quando purtroppo muoiono le persone, sul foglio del defunto non scrivono mai la vera causa della morte, ma scrivono sempre morto per coronavirus. E questo, cioè, ovviamente non è piacevole e bello anche e soprattutto per i parenti, cioè,
di la verità, Io insomma. non lo so, non ti posso confermare, come dici tu, che Mhm, tutte le volte che muore qualcuno mettono comunque Covid sul certificato di morte. Io non ho mai visti certificati di morte né in un senso né nell'altro di questi casi. mhm. Sicuramente c'è una tendenza a far cadere nelle statistiche, non so, appunto, sul certificato di morte magari mettono anche infarto e in più mettono positivo al Covid. Il problema è che nelle statistiche, quelle che vengono comunicate ogni giorno alla protezione civile, quello Mhm. diventa un morto di Covid. Quindi non è tanto il problema di cosa c'è scritto sul certificato singolo, ma il fatto che indipendentemente da quello poi quel deceduto venga classificato come morto di Covid, perché serve ad alzare il numero dei morti ufficiali e quindi a tenere alta la tensione. Mm. Sì, infatti mi ricordo che una volta l'anno scorso o anche quest'anno, praticamente quando abbiamo fatto una passeggiata qua a Malta, c'era una ragazza che diceva che appunto gli era morto da poco un parente o qualcuno e aveva scritto la persona morto di Covid quando non era vero. Infatti, Lo so, e insomma, quindi è una doppia bugia, è una bugia che viene sì, data ai parenti e in più una bugia che viene data anche alle statistiche. sì. E cosa ne pensi riguardo ai vaccini? Che bella domanda. In generale, i vaccini in generale, dici, o questi qui in particolare del Covid? Questi qua in particolare del Covid. Sono vaccini sperimentali. Sul bugiardino stesso c'è scritto non sono note le conseguenze a lungo termine di questo vaccino, quindi veramente noi non sappiamo cosa andiamo incontro. Continuano a ripeterci la bugia perché non può che essere una bugia che i benefici superano i rischi, non puoi stabilire quali siano i rischi finché non conosci le conseguenze a lungo termine. Quindi puoi dirmi certo che il beneficio di oggi, in questo momento, è che tu magari non rischi di ammalarti di Covid e ti è andata bene, non hai avuto effetti collaterali. Ma se poi fra 3 anni magari una donna scopre che non è più fertile o che ha dei problemi ad avere dei bambini e farà anche una gran fatica a ricollegarla poi alla vaccinazione, tutta questa serie di problemi che possono venire a lungo andare nel corso degli anni, tutti questi non sono ancora stati calcolati. Quindi è una sperimentazione proprio nel senso vero e proprio letterale della parola e quindi ovviamente ritengo che debba essere assolutamente e solamente su base volontaria. Non puoi obbligare nessuno, neanche i medici stessi, a inocularsi qualcosa perché quando un farmaco è sperimentale. Infatti, e non riesco a capire come mai tanta gente è lì che ancora corre a farsi sti vaccini Eh, quando uno magari li consiglia Perché ti dicendo hanno venduto, perché ti hanno venduto l'idea che, virgolette, solamente col vaccino usciremo da questo incubo e siccome la gente non vede l'ora di uscire da questo incubo, ci crede e corre a farsi il vaccino. Tutti corrono a farsi il vaccino pensando che ah, che bello, dopo è finita, non ho più problemi. Purtroppo non sanno non è che così. non è finita niente. Sei uscito da una gabbia piccola e sei entrato in una più grossa. Perché adesso poi avrai il richiamo, il secondo richiamo, il terzo richiamo, poi ti scadrà il Green Pass per andare in giro, dovrai continuare a rinnovare quello, oppure devi farti i tamponi ogni 20 minuti, che fra l'altro costano questi tamponi, non è che Sì. costino 3 euro, capisci? Ecco. Quindi è un incubo che non finirà mai, lo possono tirare avanti finché vogliono. E quindi tutti quelli che corrono convinti di togliersi da questo problema ci stanno invece cascando dentro fino alla gola. Ed è brutto perché, cioè, alla fine ogni giorno, anch'io guardando su Facebook o anche così, cioè, vedo notizie di tante persone che purtroppo muoiono. Magari prima sono lì che dicono, ah, non vedo l'ora di farmi il vaccino di qua di là, e poi dopo sono in terapia intensiva, eccetera, eccetera, che insomma, uno E dice, poi cavolo, e in quei casi fai anche fatica a dimostrare che è stato il vaccino, eh, perché ti dicono subito non c'è dimostrata una correlazione. è vero, Certo che non è dimostrata, come fai? Non è che se uno muore di vaccino viene fuori una V sul petto e tu vedi subito che è stato il vaccino. appunto. Quindi non è che è facile dimostrarlo, bisogna fare Le delle analisi, autopsie, le autopsie. ma fatte bene, andando a cercare certe cose che quasi mai vanno a trovare. Quando a una famiglia succede una tragedia, che una persona sta bene, poi si vaccina, dopo 3 giorni muore, dopo Eh, 2 settimane muore. Il problema di quella famiglia è il dolore che hai, non è che tutti hanno la gran certo. voglia. Ogni tanto qualcuno si impunta, chiama i carabinieri, chiede l'autopsia a tutti i costi e lì comincia la lotta. Ma tu hai già capito dai titoli di giornale che mettono le mani avanti ogni volta che muore qualcuno, non è dimostrata la Non c'è correlazione, come se, correlazione. come se fosse possibile dimostrarla in 3 minuti. Quindi Vabbè, già quella è una malafede. Bisognerebbe dire non si sa se è morto di vaccino o no.
Quella sarebbe la frase. esatto. Invece dico, no, non è dimostrato. Certo, ma non è dimostrato neanche che è morto di qualcos'altro. Quindi siamo Esatto. lì, col dubbio. Sì, infatti, esatto, perché poi adesso c'è col vaccino casualmente escono tutte morte di altre patologie. Prima non esistevano più, adesso che c'è il vaccino non è morto di Ah, vaccino, poi certo. vabbè si sa, beh, ovviamente uno non sa, morte di altre patologie quando magari non è vero, cioè non so, però adesso c'è sta cosa, cioè che cosa che non c'era prima. Cioè, e in questo periodo stanno girando e video sulla monetina che rimane attaccata sul braccio vaccinato. Cosa ne pensi? Cosa c'è dietro? Monetina e calamite soprattutto. Calamite soprattutto restano attaccate. Cosa ne penso? Noi abbiamo cercato di capirci qualcosa. Diciamo che i debunkers, quelli che difendono sempre le versioni ufficiali, dicono no, non è niente, è un vecchio trucco, si mette un po' di scotch sotto la moneta. Invece ci sono un sacco di video dove tu Sì, lo vedi so. benissimo che non c'è nessuno scotch, vedi benissimo che la stessa moneta o la calamita si attacca nel punto della vaccinazione e 20 centimetri più sotto non si attacca. Sì, Quindi lì infatti. una spiegazione seria ancora non è stata data. Loretta Bolgan ha fatto un'intervista qualche giorno fa nella quale lei ha dato una possibile spiegazione plausibile di tipo scientifico, che io però non ti so ripetere, parla di microbiglie magnetizzate che possono essere presenti nei vaccini, però ripeto, non saprei neanche ripeterla bene quella spiegazione. Diciamo Mhm. che una spiegazione ufficiale, chiara e precisa di tutti questi casi non è mai stata data, quindi è chiaro che qualcosa di sporco lì c'è E sicuramente. beh, d'altra parte, cioè, Qualcosa che non dovrebbe esserci nel vaccino, ecco. C'è dentro qualcosa che non dovrebbe esserci. infatti, perché cioè, sei su una pelle, sei sulla pelle, cioè, umana, quindi è impossibile che un altro corpo estraneo si rimane C'è chi attaccato. dice no, Cioè, ma perché c'è il sudore, eccetera, eccetera, ma non è così. no, In ma poi certi cade. casi può essere, certo, se te la premi forte forte, sta attaccata anche alla fronte una moneta, se fai la prova una volta, te la schiacci un attimo, un po' il sudore, un po' la pelle che Dopo ti magari rimane il rimane segno, attaccata. diciamo, del Ma ci sono segno. dei casi invece, chiaramente, nel quale anche senza spingere, proprio lo Sì, vedi sì, lo so, solamente lo che la so. mettono lì e la cosa sta attaccata. E Sì, lì sì, infatti c'era il video di un signore l'altro giorno, non so se hai visto, che aveva fatto il test, diciamo, da un amico in un'officina che aveva fatto appena il sì, vaccino e aveva detto c'è la monetina e faceva proprio vedere la monetina dei 5 centesimi che faceva sì. vedere, cioè non è uno scherzo e quindi c'è uno, due, tre, 10 video, uno inizia a dire forse hanno ragione, uno non è che diciamo si fa Diciamo che mettere... non hanno ancora dato una spiegazione valida, quindi eh, questo legittima i sospetti che ci fa- sia dentro qualcosa di strano. Finché non arriva una spiegazione precisa, qualcosa c'è. Però la gente ci ride su, ci scherza su un po', però insomma, non è... Ridete, ridete, vedrete fra un anno dove vi trovate a furia di ridere. eh. Impossibilitati a muoversi a meno di vaccinarsi ogni 20 minuti, vedrai che ridere. E infatti, proprio tornando qua, in che modo si può far risvegliare la mente e la coscienza di queste persone che ancora oggi, nonostante è passato più di un anno, vabbè, non vedono, non sentono, non lo so, la verità di quello che c'è intorno a loro, cioè sono davanti alla televisione, bombardati e Non non c'è hanno, modo. Purtroppo cioè, per quelli non c'è modo, non c'è niente da fare. Per la un grande minimo di maggioranza della domanda. gente, Un minimo no, di domanda, dico. no, per la maggior parte della gente non c'è speranza, nel senso che si sono completamente bevuti questa storia e fra l'altro più passa il tempo e più diventa difficile convincerli di essere stati ingannati, perché ricordati la grande massima, come diceva Mark Twain, è molto più facile ingannare la gente che non convincerla di essere stata ingannata. Quindi se io vado da uno di questi creduloni che si è bevuto tutta la storia del pipistrello, dell'unica via d'uscita, il vaccino, eccetera, e gli dico guarda che ti hanno preso in giro per un anno e mezzo, la sua reazione istintiva dice: Ma dai, ma vai via, per favore, complottista, negazionista, usa qualche etichetta, cioè ti respinge. Quindi la vera difficoltà non è arrivare a queste persone a farle ragionare, è proprio farsi ascoltare, Eh, perché arrivato a un certo punto dell'inganno la gente non è più disposta ad ammettere di essere stata fregata e quindi ci vuole comunque credere a tutti i costi.
Sì, perché poi non voglio neanche ascoltare un conto, dici no, 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 lasciamo perdere, non mi parlare di queste cose di qua di là, la gente neanche, Esatto. neanche mettersi lì a confrontarsi, dire aspetta un secondo, avere la mente aperta e poi dici posso sbagliarmi anch'io, certo ci mancherebbe, però almeno farsi una domanda, uno dire guardo questa verità, guardo quest'altra verità e poi sono io che traggo le conclusioni nella mia mente per capire, diciamo, però almeno uno sa più versioni, non un pensiero unico, è quello che uno dice. Quello, quello dovrebbe essere il processo normale Eh, di analisi critica dei fatti. Purtroppo quella cosa la puoi fare all'inizio, ripeto, passato una certa fase, quando ognuno ormai nella sua testa ha deciso che le cose sono così oppure cos'ha, dopo diventa è praticamente impossibile fargli cambiare idea. Se ne accorgeranno e noi possiamo solo promettere che saremo delicati e quando diremo ve l'avevamo detto, perché a quel punto lì sarà solo così. però cioè, uno non Però vuole arrivare, ci andiamo di non, mezzo anche noi, quello è il problema. non vuole arrivare, diciamo, al brutto sopra, uno cerca di evitare, vuole evitare, diciamo, Certo, le cose brutte, cavolo, però boh. E cosa ne pensi facciamo il riguardo? possibile. Sì, infatti. Cosa ne pensi riguardo al metodo che usa il professor De Donno nel guarire il plasma, piuttosto che ovviamente iniettarsi i vaccini che fanno male? Non lo usa più purtroppo perché gliel'hanno tolto di mano, Non to- che usava quando Usava. io sono stato il primo a dare la notizia a livello nazionale, diciamo, della sua Ah, scoperta. ok. Noi abbiamo lanciato proprio su Contro TV, facemmo le news della settimana, il Mm. venerdì sera, era il 1° maggio mi sembra dell'anno scorso, demmo la notizia di questa nuova plasmaterapia con De Donno che aveva curato tipo 49 pazienti su 50 all'ospedale di Mantova. Il nostro video fece durante il weekend quasi 100.000 visualizzazioni e ovviamente il lunedì mattina cominciarono a esplodere i centralini telefonici di tutte le televisioni. Perché non parlate di questa cosa? E infatti tra il lunedì e il mercoledì di quel giorno De Donno venne invitato dappertutto, nel Parlamentana, venne invitato dalla Palombelli su Stasera Italia, venne invitato da Bruno Vespa, eccetera, eccetera. Poi non si è saputo più niente. È stato, ovviamente la storia la conosciamo, è stato messo da parte completamente, gli hanno detto bene, bene, faremo una sperimentazione, ma lo hanno messo da parte lui, gliel'hanno presa, la facciamo noi la sperimentazione, tu non ti preoccupare. Sai, capisci? Uno che ha appena scoperto, o meglio, che ha messo a punto un modo di curare i pazienti, la prima cosa che fai è metti in mano tutto a lui, se vuoi veramente migliorare la cura e renderla universale. Invece gliel'hanno tolta di mano e proprio ieri credo De Donno abbia talmente amareggiato tutta la storia che credo che abbia lasciato l'ospedale Poma di Mantova dove lavorava e è tornato a fare il medico di base. Pensa un po' che bella storia. Addirittura, no, questo non lo sapevo. Povero, cioè che mamma mia, queste cose Io gli veramente ho fanno. parlato 3 mesi fa, era un uomo distrutto. Mi diceva, io non riesco a capire perché se uno trova una cura valida non la vogliono. E dico, potrei provare a spiegarglielo, dottore, ma non so se lei ha anche lì la Beh, disponibilità di capire il problema. Però un è mio, quello il problema. un mio pensiero, che poi vabbè è sempre un mio pensiero, può essere che magari ovviamente costa poco e la gente guarisce, diciamo, non ha effetti collaterali. Non è soltanto un tuo pensiero, nel senso, no, non sto dicendo che sei banale, No, no, cioè, ci ci sono arrivati in mancherebbe. tanti. Il problema è anche molto chiaro, i vaccini non sarebbero mai stati potuti essere autorizzati con l'autorizzazione d'emergenza se ci fossero delle cure valide. Cioè una delle condizioni per dare l'autorizzazione d'emergenza al vaccino è che non ci siano cure valide disponibili. Quindi è chiaro che ogni volta che usciva una cura disponibile la ammazzavano, Infatti, altrimenti i vaccini non avrebbero potuto avere il hai successo visto? che hanno avuto. È molto semplice in realtà. Sì. E quello che infatti avevi detto te in un video, in quel bel video lungo che adesso non mi ricordo come si chiama Covid il e le titolo. cure proibite che Esatto. proprio ieri YouTube ha cancellato dal mio canale. Ah, Quindi adesso se qualcuno vuole vederlo deve andare sul mio sito che è luogocomune.net, c'è ah. l'icona lì Covid le cure proibite che ti porta al video che è stato ricaricato su un'altra piattaforma. Ma YouTube stava arrivando a 1 milione di visualizzazioni e ce l'ha tolto, ce l'ha cancellato completamente. Quello infatti l'abbiamo visto ed era proprio bello interessante che hai fatto proprio dall'inizio tutto quanto la cosa, è stato veramente bello, interessante, complimenti. Grazie. Però,
E cosa ne pensi del Green Pass? Che te lo fanno apparire come un diritto, come ti dicono da domani chi vuole viaggiare avrà diritto a ottenere il Green Pass. Sai che bel gioco di parole che è. Il diritto per avere un diritto che mi spetta di natura, che è la mia libertà di muovermi e di andare dove voglio. Cioè Infatti. prima ti tolgono la libertà e poi ti danno il diritto di avere il pass per poterla riacquistare. Pensa che gioco di parole perverso che è questa storia del Green Pass, è una cosa vergognosa. Sì, che poi, cioè, noi italiani, vabbè che noi siamo a Malta, però dico per gli italiani che vivono in Italia, quindi cioè, gli italiani stessi sono i propri, cioè, cittadini italiani che devono, cioè, tranquillamente girare per libertà nella loro No, patria girare, terra, cioè, e non lo, cioè, lo girano, però devono avere questo Green Pass. girare lo puoi fare, non possono bloccare tutti, sennò si ferma l'economia. Eh, Quindi se io dal mio paese voglio andare al paese vicino, voglio andare a Roma, voglio andare a Torino, posso andare, ma non posso per esempio salire sull'aereo, non posso probabilmente, non potrò probabilmente salire sul treno a alta velocità, dovrò farmelo magari in macchina se voglio andarci, oppure non che io abbia gran voglia, ma non posso andare in discoteca se non ho il Green Pass, oppure tante altre cose con le quali ti ricattano, come ripeto, come dicevo prima, ti tolgono la libertà, poi ti fanno vedere la carotina, però se la vuoi devi prima vaccinarti, che sì, è un ricatto, è una cosa sì, vergognosa. infatti, tutte le limitazioni che, cioè, veramente vergognose, cioè, libertà è proprio, cioè, la libertà. Purtroppo la gente li accetta perché dice, virgolette, non vedo l'ora di uscire da questo Sì, incubo, infatti. senza capire che invece ci entra dentro fino al collo. Sì, sì, come magari adesso dei ragazzi diciottenni per dire che vuoi andare in discoteca in estate a divertirti, devi vaccinarti perché se no non puoi andare in discoteca. Cioè, tutte queste libertà che cioè, uno, un ragazzino, poi ci sono quei ragazzi che ovviamente hanno la mentalità aperta e quindi comprendono e capiscono, altri che ovviamente pur di divertirsi, più di fare la vita di prima, diciamo, si vaccinano, cosa che non, cioè, non c'entra, cioè non è una cosa normale. Ognuno sceglie il proprio destino, lì non Infatti, c'è niente da fare. c'è niente da fare. E, hai qualcos'altro da aggiungere come domanda, risposta o qualcosa nel frattempo? Qualcos'altro che ti viene in mente che magari non ti ho detto? No, direi di no, perché abbiamo coperto più o meno tutti gli argomenti. Purtroppo, una cosa da aggiungere, Dimmi. temo che in autunno assisteremo a un ritorno, fra virgolette, dei contagi perché cercheranno di aggredire quella sacca, che poi saranno almeno 10 milioni di italiani che non avranno voluto vaccinarsi e cercheranno di mettersi gli uni contro gli altri usando i vaccinati come arma di ricatto contro i non vaccinati. Già adesso il non vaccinato si sente chiedere: ma tu sei vaccinato? No, e viene guardato male perché la maggioranza sono tutti vaccinati. Purtroppo prevedo che ci sarà questo tentativo di mettersi gli uni contro gli altri e ancora lì, una volta, cosa ti devo dire? L'unica cosa è sperare che la gente a un certo punto si accorga di questo gioco e che si rifiuti di cascarci dentro. Eh sì, perché non puoi imporre o obbligare una cosa che, cioè, non puoi, cioè, non è che uno, Eh, poi a parte non c'è scritto, non c'è la legge che ti obbliga, Non anche oggi, potresti, non eh, potresti, in realtà possono perché comandano loro, controllano tutta l'informazione, non c'è più spazio per protestare e quindi in realtà possono. Stiamo andando incontro a una fase che io non esito a definire vaccinazismo, cioè è il nazismo delle vaccinazioni. Nei prossimi anni questa sarà la caratteristica della nostra vita, infatti. purtroppo. Anche perché poi cioè, penso a quella volta che c'è stata il festeggiamento lì nel Duomo dei 30.000 persone che sono andati lì al Duomo a festeggiare l'Inter di cos'è che vabbè a me non mi interessa. Lì tutto a posto, Non è assembramenti, cose successo del niente. genere, non è successo niente. Mentre quando uno scende in piazza come persone, politici tipo la Sara o anche altre persone per proprio far rispettare i propri diritti e tutto, succedono, non puoi o ti fanno le multe o di qua e di là, cioè, uno non può manifestare la propria libertà di scelta che cioè, in controsenso non è bello ovviamente questo, cioè, non è... Hai concluso tu benissimo il commento finale. Ok, grazie mille per aver partecipato a questa videoconferenza, grazie mille veramente di cuore. Grazie a E tutti, un saluto a Malta
E a presto, Grazie, ciao. infatti. E poi quando vuoi ci vieni a trovare a Malta, sei benvenuto. Quando non ci sarà più bisogno del Green Pass, magari. Oppure Infatti. vengo a nuoto, io abito in Calabria, quindi non sono lontano, magari vengo a Ah, nuoto. sì, magari che fai prima e non ti prendono, Esatto. ok? Infatti. Ok, grazie mille Ciao a Massimo. tutti, a presto, ciao. Ciao, grazie.